Nell'episodio precedente abbiamo visitato la cascata più alta d'Europa e molto altro. Nonostante il tempo inizialmente sfavorevole, siamo riusciti a organizzare l'alloggio e montare la tenda. Dopo qualche giorno siamo ripartiti verso la seconda tappa della nostra avventura. Il secondo campeggio è questo qui, la reception, molto bella. Qui in mezzo c'è un'area comune dove si può stare fuori oppure anche dentro, magari quando piove o fa un po' più di freddo. C'è una bella sala dove ci si può mettere all'interno. E in più, cosa importante, lì c'è anche una cucina dove si può cucinare. È una cucina in comune già compresa nel prezzo. Questo è un altro spazio dove ci sono camper, tende, minivan, van. Devo dire che è molto bello e tranquillo. Poi qui c'è un'altra area con delle tende. E infine qui c'è la zona dove si lavano le stoviglie, i bagni e più accanto le docce. Fantastico il fatto che sia proprio sotto una montagna. Guardate che robetta. Altro fattore importantissimo è il prezzo. Abbiamo speso 13,5 € a notte a persona, macchina più tenda. Quindi veramente molto economico visto i prezzi dei campeggi che ci sono in giro. Consigliatissimo come punto di base per muoversi per tutto il Gran Sasso, soprattutto Campo Imperatore e zone vicine. Molto bello. Docce calde incluse, elettricità non inclusa, però la possibilità di caricare telefoni o piccoli dispositivi nella zona comune, nel bagno e in un'altra zona completamente gratuito. Adesso dobbiamo riorganizzarci di nuovo, rimontare la tenda, preparare il cibo, lavarsi, la solita routine insomma. Stasera la cena sarà composta con dei gnocchetti tricolore, con dello stracchino, pomodori, carote, poi c'è dell'insalata là dentro. Guarda che robetta con lo stracchino. Vai, assaggia. Taste test. Tanta roba. Ci troviamo al camping Funivia del Gran Sasso, si trova a 1100 metri nel comune dell'Aquila e siamo proprio a 100 metri dall'inizio della funivia che ti porta proprio su a Campo Imperatore. Domani faremo un bellissimo giro nel Tibet italiano, ci vediamo direttamente domani mattina. Ci troviamo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e stiamo per arrivare a Campo Imperatore. Siamo in una zona completamente incontaminata, infatti ci sono distese di colline, di montagne, pazzesco perché non c'è veramente nulla. È quasi una zona desertica in montagna, perché non c'è veramente nulla se non vacche, asini. Abbiamo visto anche qualche cavallo in lontananza. Siamo arrivati alla cima dove c'è la funivia che ti porta proprio su. Là in cima c'è il rifugio Duca degli Abruzzi. Si può arrivare anche in macchina senza costeggiare il tratto della funivia che abbiamo fatto noi, però l'accesso è limitato. Quando si riempie il parcheggio sopra non ti fanno più salire in macchina, quindi bisogna salire per forza o a piedi o con la seggiolina. C'è qualcuno che ha anche campeggiato. Come potete vedere questo hotel è molto datato e è noto perché nel 1943 rinchiusero Benito Mussolini dopo la sua caduta e adesso lo stanno rimettendo un po' a nuovo. E lì su c'è l'osservatorio astronomico, mentre questo qui è l'ostello, punto di partenza per molti escursionisti dove possono alloggiare. E la piccola chiesetta. Ci troviamo a 2100 metri e quello di Campo Imperatore è l'altopiano più grande di tutti gli Appennini. C'è profumo assurdo di cibo, arrosticini soprattutto, grigliate. Ci sono molti furgoncini dove fanno cibo e là in fondo c'è qualcuno che sta cucinando. Sono arrivate anche le pecore ad abbeverarsi. Ora stiamo andando a vedere un altro punto interessante dell'altopiano. È un canyon naturale molto particolare, interessante. Infatti hanno girato diverse scene di film molto famosi, come continuavano a chiamarlo Trinità, per chi conosce. Infatti proprio in questa zona hanno girato più di 100 pellicole con tantissimi registi molto famosi e tante produzioni estere, proprio perché è un'ambientazione senza tempo, nel senso che, come avete visto, sembra di tornare indietro nel tempo. Hanno girato tantissimi film western e non solo, proprio per questa iconicità del luogo. Ci troviamo sul letto di un ex fiume che ha appunto costruito questo canyon, che non è per nulla piccolo. E stiamo anche cercando delle gemmette d'oro. Nei vecchi letti dei fiumi si narra che c'è dell'oro e non sarebbe male avere qualche gemma d'oro. Dopo il canyon siamo arrivati quasi nel punto esatto dove girarono più di una scena del film, appunto, con Bud Spencer e Terence Hill. E la roccia dove hanno girato la scena chiaramente è quella lì davanti a me. Un'altra differenza che abbiamo notato rispetto alle Dolomiti del Veneto, Trentino, Alto Adige è che qui è molto meno costruito, posto anche molto meno turistico. La vastità è veramente qualcosa di incredibile, quindi se volete un posto tranquillo
con tantissimo verde, montagna spettacolare, ve lo consigliamo sicuramente. Sono bloccati, bloccano completamente la strada. Ovviamente non potevamo non provare gli arrosticini di pecora abruzzese, una vera delizia. È giunta l'ora di andare, però il nostro viaggio non è ancora finito. Andiamo alla scoperta di nuove destinazioni. Venite con noi. Dobbiamo andare lassù. Stiamo camminando nell'antico borgo di Calascio, uno dei borghi più famosi dell'Abruzzo, e ora saliremo verso Rocca Calascio, verso il castello medievale. Sembra completamente disabitato, però qualcuno ci abita. Un borgo veramente antichissimo, incastonato nella montagna abruzzese. È abitato da 113 persone. Dal borgo la salita è di circa 40 minuti a piedi. Dopo il primo tratto proprio dentro l'antico borgo, ora penso che sarà tutto su strada. Infatti possono passare solamente le navette autorizzate oppure i residenti. La macchina bisogna lasciarla per forza in uno dei tanti parcheggi gratuiti che ci sono sotto comunque. Mi rimangio le parole, piccolo pezzetto in mezzo al bosco, su sentiero un po' roccioso. Un'antichissima chiesetta, e Rocca Calascio era un altro borgo, credo ancora più antico di Calascio. Infatti ora mancheranno pochissimi metri ad arrivare proprio alla rocca. È diventata meta turistica, infatti ci sono bar, locande, trattorie. È tutto un po' a rischio crollo, infatti siamo su una delle zone più sismiche d'Italia. Infatti stanno facendo dei lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza di tutti gli edifici. Ecco Rocca Calascio, uno dei castelli più alti in Italia. Siamo a 1400 metri e guardate che panorama pazzesco. Incredibile, è veramente bellissimo perché hai tutta la catena montuosa, laggiù c'è il Gran Sasso, la vetta più alta che si può vedere, e hai queste colline con qualche campo, ti proprio ricordano i vecchi paesaggi medievali dove in cima c'era il re e la regina e sotto c'era tutto il popolo. Veramente belli questi posti perché non sono straturistici come tanti altri in Italia. Ho incrociato anche un signore che stava facendo un cammino per queste vallate, per queste montagne, ci ha confermato che non trova gente per chilometri. E anche questo è stato set cinematografico per diversi film, tra cui Il nome della rosa. La rocca è messa molto bene, poi qui davanti a noi ci sono delle rovine di altre strutture, credo, che sono in condizioni invece pessime. Finalmente dopo 2 ore e mezza di macchina siamo arrivati nel nuovo campeggio su vista mare, quindi siamo passati dalla montagna al mare del Molise, perché in realtà dall'Abruzzo per pochi chilometri siamo in Molise, comune di Termoli. Stasera torniamo alle antiche tradizioni: duetti di pasta rigogliosi di sugo di pomodoro, per Bea tofu, mentre per me ci sarà un petto di pollo già cotto da scaldare. Che stai facendo? Perché non te lo fai un panino con la porchetta alle 10:30 di mattina come merendina? Merendina top! Porchetta calda. Che stai per mangiare? Un bocconotto, un dolcino tipico abruzzese. E cos'ha all'interno? Dovrebbe avere cioccolato. Che bomba! Oggi stiamo per visitare uno dei posti nella costa più iconici dell'Abruzzo, la riserva naturale di Punta Aderci, un promontorio che presenta con sé alcune spiaggette molto interessanti. Questa è Punta Aderci. La struttura in legno sul mare è un trabocco, un antico mezzo per la pesca. Ci sono tutte queste strutture in legno, hanno fatto delle capannine dove potersi riparare dal sole. Fortunatamente abbiamo trovato una capanna già fatta, ora dobbiamo solamente implementarla, coprirla un po' di più, però dopo ci siamo. E come di consueto la nostra avventura sta per finire e finirà con una pizzata al tramonto. Questa volta tramonto dell'Abruzzo, e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao da Jack.